Questa è una storia vera. Il Dipartimento di Polizia di una delle città più grandi del mondo lo considera come il caso di omicidio più difficile che abbia mai affrontato, soprattutto per la diabolica furbizia dell'assassino. Questo film racconta i fatti come sono realmente accaduti, solo i nomi sono stati cambiati. Questa è Los Angeles, la nostra signora regina degli angeli, come gli spagnoli l'hanno soprannominata. La città con lo sviluppo più rapido della nazione, un insieme di quartieri periferici in cerca di una città. Ma è anche la capitale mondiale del glamour, una mecca per i turisti, una tappa obbligata per i viaggiatori in transito, un bersaglio per i gangster, un paradiso per chi fugge dall'inverno, la patria dei lavoratori indefessi. È la città delle speranze e dei sogni per più di 2 milioni di persone. Si estende per più di 720 km quadrati di valli e altopiani, di colline e spiagge. Per la vastità dell'area e a causa della popolazione, composta da gente proveniente da ogni stato dell'Unione, Los Angeles è il più grosso distretto controllato dalla polizia e anche uno dei più difficili. Vi condurremo nel municipio dove è situato il quartier generale della polizia. Qui vengono gestite tutte le operazioni anticrimine. Le luci dei centralini si accendono 24 ore al giorno. Cittadini che denunciano una rapina, la scomparsa di un bambino, un incidente d'auto, una festa troppo rumorosa. Passate 1 o 2 ore qui e penserete che tutta la città sia nel caos. Minuto per minuto vengono inviati ordini alle radio nelle macchine che pattugliano i vari distretti. Il lavoro della polizia, come quello di una donna, non finisce mai. Questa è la storia di un caso che riguarda un assassino, costruita sui rapporti del reparto investigativo. I fatti sono raccontati fedelmente. La storia inizia precisamente qui, nel quartier generale di Hollywood, all'1 di una mattina di giugno dello scorso anno. L'agente Robert Rawlings aveva finito il suo turno di servizio. Era stata una giornata dura, era felice di rientrare a casa. La moglie lo avrebbe aspettato sveglia, come faceva sempre. Ehi, amico, vieni qui. Cosa facevi davanti a quel negozio di radio? Davo un'occhiata. Sto tornando a casa. Abiti qui vicino? A un paio di isolati da qui. Fammi vedere un documento. Certo. Forse ho dimenticato il portafogli. Senti, amico, devo vedere un documento. Va bene un documento dell'esercito? Ce l'ho proprio qui.
Dipartimento di Polizia, operatore 27. Voglio denunciare il ferimento di un poliziotto. Resti in linea, prego. Può ripetere, per favore? Chiamo per denunciare il ferimento di un poliziotto. Indirizzo? 5057 State Street, West Santa Monica. Un momento. Accettazione ospedale, operatore 2. Operatore 27, 5057 State Street, 5057 State Street. Hanno sparato a un agente, mandato un'ambulanza. A tutte le unità. A tutte le unità nella zona di State Street e Santa Monica Boulevard. Recarsi al 5057 di State Street. 5057 State Street. Hanno sparato ad un agente, codice 3. ADK a controllo 1. Controllo 1 a ADK, parlate. Sono Brim. Ordina alla omicidi di circondare il perimetro e fermare tutti i sospetti nell'area della sparatoria. Avverti anche i sergenti Marty Brennan e Chuck Jones di fare rapporto a me. Controllo 1 a ADK, ricevuto. Fermi! Faccia passare! Nessuno può avvicinarsi! Voglio vedere! Ah, questa è la scena del crimine! Ho detto di allontanarvi! Via, via! Non si può passare! Ho capito, ma cosa hai trovato finora? Beh, non molto, capitano Brim. Solo un paio di bossoli di proiettili. Ciao Marty, Chuck. Capitano. Testimoni oculari? Chi è arrivato per primo e ci ha chiamato? Sono stato io, abito qui. Ho il sonno leggero, ma il mio udito funziona bene. E La ho gente sentito... non ha detto nulla prima di svenire? Sì, lui ha dato una descrizione dell'uomo e... della gente. Il sospetto è un uomo bianco, di circa 26-27 anni. Altezza intorno al 1,80 m. Peso 75-80 kg. Capelli castani, lineamenti irregolari, baffi sottili. Ripeto le informazioni. A tutte le È proprio così? Sì, signore, esatto. La gente continuava a dire: sembrava un così bravo ragazzo, sembrava un così bravo ragazzo, come se trovasse incredibile che gli avesse sparato. Ho capito, è tutto? Sì. La ringrazio moltissimo. Se c'è qualcos'altro che posso fare, sarò lieto di aiutarli. Forse la chiameremo. Prendi nome e indirizzo, Bob. Hai controllato la portiera? Certo, già fatto, capitano. Trovato qualcosa? Solamente qualche macchia per ora. Ho trovato questo nel cassetto dei guanti, penso sia nitroglicerina. Almeno mi dà quest'idea. Beh, controllala in laboratorio. D'accordo. Andiamo. Apri il bagagliaio, Joe. Niente chiavi, capitano. Forzatelo. Dammi quella sbarra, Frank. Un vero arsenale. Certo, e guardi quel coso. Cos'è? Non lo so, sembra una specie di dispositivo elettrico. Marina degli Stati Uniti. Forse rubato, è un residuato di guerra. Mandate tutto al laboratorio e controllate il numero di serie del dispositivo della Marina. Capitano Brim, lo abbiamo trovato in una siepe vicino al negozio di radio. E tu che hai trovato? Un paio di guanti di stoffa, capitano. Aveva pensato a tutto, vero? Bene, dalli alla scientifica. Sì, signore. Marty, tu e Chuck venite con me alla centrale a vedere se hanno fermato dei sospetti. Ok. Tu lo conoscevi bene? Sì. Conosco anche sua moglie. Fin dai tempi del liceo. Capitano, spero che io e Chuck ci occuperemo del caso. D'accordo, ma non voglio eroi morti, voglio solo l'uomo che ha sparato a Rollins. I sospettati cominciavano ad arrivare a frotte alla centrale.
La polizia ha setacciato ogni motel, albergo e molte case private in un'area di 6 km quadrati intorno alla scena della sparatoria. Ogni macchina disponibile, ogni pattuglia o detective ha setacciato il perimetro. La rete è diventata sempre più serrata. Molti uomini appena rientrati da una festa o da una partita a poker si sono ritrovati all'improvviso in una macchina della polizia che li portava alla squadra omicidi. Nella rete sono finiti alcuni strani pesci e molti di vecchia conoscenza. Per il resto della nottata i detective hanno indagato, interrogato, fatto domande. Hanno controllato impronte digitali, nomi, indirizzi, storie. Tutti sono stati esaminati. Molti sono stati subito rilasciati perché estranei ai fatti, eccetto qualcuno che aveva violato la libertà sulla parola e qualche strano personaggio il cui alibi doveva essere verificato. Non stavo rubando una macchina, facevo solo una corsa, sa, per mantenermi in forma. Non correvi mica quando ti hanno pizzicato. Davvero? Forse è per questo che i ragazzi mi chiamano stupido. Lui ha dei precedenti. 2 condanne per reati minori. Niente arresto. Libero sulla parola. Fermalo per violazione della parola. Vediamo il prossimo, Joe. Cosa facevi in quella casa abbandonata? Nella casa abbandonata, capito? Cosa ci facevi lì stanotte a quell'ora? Nên mỗi mình cũng cho nó ngồi ấy xì hữu nội là ngồi ấy thì 30cái年未有錄依賴過我姓陳嘅，我陳家我做老豆嘅生意。Hai detto che il tuo nome è Ralph Henderson. E con questo? Beh, sai, è molto strano, Ralph, perché c'è un tizio in città che ha le tue stesse impronte, solo che il suo nome è Pete Hammond. D'accordo, mi avete scoperto. Che sarà mai un'altra confessione nella mia vita. Vedo che hai capito. Andiamo. Ciao, Harry. Cosa abbiamo qui? Oh, dei sospettati per rapina. Candidati per San Quentino. Fantastico, qui c'è quello giusto. Corrisponde alla descrizione. Dai un'occhiata alla sua fedina penale. Furto d'auto, fuga dal riformatorio, rapina, aggressione a mano armata. Non male. Guarda che pistola aveva addosso. Luger tedesca e carica. Per il di carota ha cercato di accoltellare uno degli agenti che lo arrestava con questo giocattolo. Che bravo ragazzo. All'alba molti reati minori erano stati scoperti. Il controllo dei sospettati era stato approfondito, scrupoloso e noioso, ma tutto quel lavoro era stato inutile. L'uomo che aveva sparato all'agente Rawlings non era tra quelli. Di lui si aveva solo una descrizione, l'ombra di un uomo misterioso, sfuggente e mortale che era nascosto in qualche parte nella vasta città. Rawlings purtroppo non poteva aiutarli. Era ricoverato in coma all'ospedale. La moglie di Rawlings aveva aspettato molte ore in ansia mentre il marito lottava contro la morte. Molte altre mogli di agenti hanno sofferto per i loro mariti e molte altre lo faranno ancora. La notizia arrivò poco dopo l'alba. È un uomo bianco, americano, di 26-27 anni, altezza 1,80 m circa, peso 75-80 kg, capelli castani, lineamenti irregolari, baffi sottili. Quello non era un uomo che fuggiva impaurito. Cos'era accaduto nella sua mente? Perché aveva puntato la pistola contro un suo simile, prendendosi la vita di un altro, uno sconosciuto, un uomo che stava solo facendo il suo lavoro? Doveva avere un piano, un obiettivo, che gli imponeva di uccidere chiunque gli si fosse parato davanti. Buongiorno ragazzi. Buongiorno lì. Ehi, professore.
Forse serviva a forzare una cassaforte. Lo esaminerai, spero. Io sono un ragazzo intelligente. Restate qui, ve lo dimostrerò. Venite con me. Me lo tieni un secondo, Chuck? Grazie. Potresti passarmi quel martello, Marty? Grazie. Sì. Nitroglicerina. Non ho chiesto una collezione di dita, solo delle impronte digitali. Tutte le impronte sulla macchina sono della persona a cui è stata rubata, capitano. Sulla pistola o sugli attrezzi da scasso? Neanche una minuscola macchiolina. I guanti? Normali guanti usati dagli scassinatori. Li controllerò, ma non troverò niente. Cos'hai scoperto con i tuoi test? Un paio di cosette. Dei segni riconoscibili su questi attrezzi da scasso. Ne ho uno al microscopio, vuole dare un'occhiata? Certo. Guardi qui. Ah, vedo. Sembra che colleghi questo attrezzo alla serratura. Se il microscopio potesse dirci chi è stato. Ci sto già lavorando. Solo un dilettante porterebbe dinamite liquida in macchina. Questo tizio non è un dilettante. L'ha desensibilizzata perché non esplodesse con delle normali scosse. Ha preso anche molte altre precauzioni, nessuna impronta, nessun documento, niente che lo identifichi. Ha nozioni scientifiche. Conosce l'elettricità. E ha inventiva. Certo. E dai il grilletto facile. Sono il capitano Brim, passatemi il capitano Steven dell'antirapina. Mi spiace contraddirti lì, ma siamo arrivati a qualcosa. Ah, pronto, Steve. Come stai? Il matrimonio di tua figlia è andato bene? Ottimo. Senti, riguardo le recenti rapine di attrezzature elettriche, le porte erano state forzate con attrezzi da scasso? Bene. Fammi sapere se ce ne saranno altre, d'accordo? Penso che il nostro assassino sia implicato in queste rapine. Bene, e fai i miei auguri ai novelli sposi. A presto, Steve. Beh, cosa state aspettando? Avete un caso da risolvere, datevi da fare. Sì, andiamo, Chuck. Lì, puoi tenermi questa? Grazie. Così, senza impronte, solo con una vaga descrizione dell'individuo, il sergente Brennan deve affidarsi ai rapporti sul modus operandi. Un criminale, come tutti gli uomini, ha le sue abitudini nel comportamento, indizi inconsapevoli che possono portare alla sua cattura. Ecco qua, Chuck. I rapinatori hanno usato attrezzi da scasso. Ah, davvero? Questo restringe il campo a un paio di centinaia di sospetti in quest'area. Dammi un fiammifero. Forse non sarà così difficile. Il ragazzo ha migliorato il suo sistema, avrà lasciato la sua firma su altri furti. Allora andiamo in giro per la città a fare 1 milione di domande. Sei pagato per questo. Ma non per farlo insieme a te, vero, Junior? Potrebbe andarti peggio. Non quest'anno. Vieni. Vettura 12, vettura 12. Nei 10.000 isolati di Mississippi, un disordine al 394-15. Vettura 80K, codice 1.
tutte le unità. Circa l'arresto di un sospettato per il ferimento del poliziotto Rollins, annullare la cancellazione. Il sospettato è stato rimesso in libertà. Buongiorno, signor Morgan. Troverà il signor Reeves nell'ufficina. Grazie. Oh, Roy, sono felice di vederti. Come sta, signor Reeves? Bene, speravo che tu passassi. Volevo ringraziarti per averci mostrato come fare quella riparazione. Ci è stato molto utile. Cosa hai portato questa volta? Un oscilloscopio? Beh, ne abbiamo molti di questi in giro, Roy. Non come questo. Capisco. Come al solito sarei riuscito a perfezionarlo. Sai, mi sembra sciocco che un uomo del tuo talento debba annoiarsi a consegnare attrezzature a noleggio. Mi piacerebbe che tu potessi dedicarti totalmente all'elettronica sperimentale. Verrà il giorno in cui avrò un posto come questo. Perché aspettare? Ho un bel posticino proprio qui. Avresti delle attrezzature moderne, un laboratorio e la mia fiducia. Grazie, signor Reeves. Ho altri progetti. Ma Roy, non sai dove potresti arrivare. Potresti perfino ottenere una percentuale sul fatturato. Mi piace quello che faccio. Lei noleggi solo le mie attrezzature. Va bene, d'accordo. Ma se tu dovessi cambiare idea... Non sono il tipo che cambia idea. Ho capito. Allora anche questo per il noleggio. Signor Reeves, lei ha già altre 5 delle mie attrezzature. Vuoi sapere quali sono i risultati che hanno reso finora, eh? Beh, devo dire che non ti biasimo. Penso che lo troverai soddisfacente. È soddisfacente. Arrivederci, signor Reeves. Arrivederci, torna presto. Certo. Oh, a proposito, come va quel proiettore televisivo che proietta un'immagine a 50 pollici? Ci sto lavorando. Volevo solo dirti che ne ho organizzato il noleggio. E forse vorranno anche comprarlo. Avrà un prezzo molto alto. Oh, i soldi non sono un problema per questo cliente. Gli dica che potrà averlo domani. Avevi detto che non era finito. Ma lo finirò. Utilizza un fissatore di immagine e poi la proietta per normale incandescenza. Roy. Questo è il miglior proiettore televisivo che abbia mai visto. Speriamo che il suo cliente la pensi così. Ma ne sono sicuro. Sì? Fallo pure entrare, Charlotte. Allora, il nostro cliente è arrivato, implorando il privilegio di comprare. Meglio che io me ne vada, non sono molto bravo negli affari. Oh, ma aspetta, lui vorrà congratularsi con te. Lei veda che il prezzo sia giusto. D'accordo, Roy. Sarà un grosso affare. Ti saluto. A presto. Oh, signor Dunning, entri pure. Non è una bellezza? È una bellezza, ha ragione. Le piace? Ma è ovvio che mi piace. Lo sa, è mio. Cosa vuole dire? Mi passi la polizia. L'ho costruito io. Ci ho impiegato degli anni. Ma deve essere impazzito. È stato Roy a costruire questo proiettore. Il suo amico è un imbroglione, Paul, e ha fregato anche lei. Pronto? L'ufficio denunce, per favore. Caro Tim, riguardo la tua inchiesta su quella pistola calibro 38 Smith... entrate ragazzi.
La sezione rapina ha mandato questo rapporto. Un certo Dunning ha detto di aver rintracciato un proiettore televisivo rubato al Reeves Electronics. Che sia collegato al caso Rollins. Fai una visita a questo Reeves. Informerò la sezione rapina che di questo ci occupiamo noi. Forza, diamoci da fare. Cos'altro ha preso in affitto? Oh, un sacco di cose. Residuati bellici che ha comprato durante il suo addestramento da veterano. Anche questi sono suoi? Sì. Lui li ha lasciati qui, in deposito. Sono sicuro che Roy potrà spiegarvi ogni cosa. Forse lo farà, signor Reeves, se lei ci dice dove abita. Ma io non lo so. C'è il signor Morgan al telefono, signore. È meglio che parli con lui? Penso di sì, signor Reeves. Prendo la chiamata dalla direzione. Gli dica che ha venduto il set e che i suoi soldi lo aspettano qui. Chieda che ora pensa che potrà venire. Mi passi il signor Morgan. Pronto, Roy? Sì, l'ho venduto. I tuoi soldi sono qui che ti aspettano. Sì, lavorerò fino a tardi stasera. A che ora pensi di passare? Verrò domattina presto. Beh, è meglio che tu venga stasera, Roy. Devi chiarirmi un paio di cose. Di che genere? Oh, cose tecniche. Inoltre preferirei non lasciare i soldi qui stanotte. Va bene alle 8:30? Va bene, d'accordo. Ci vediamo dopo. Lascerò la porta anteriore aperta. Sarà qui per le 8:30. Bene, allora me ne vado a casa a mangiare qualcosa. Vorremmo che restasse anche lei, signor Reeves. Perché? Ci fa compagnia. Lei vuole collaborare, vero, signor Reeves? Certamente. Bene, allora lei aspetta in ufficio. Noi staremo qui in giro. Sì, d'accordo. Venite, signori. Reeves. Sei tu, Roy? Tu vai fuori e blocca la porta d'ingresso. Dove sei, Roy? Chi c'è qui? Nessuno. Sono solo. Vieni, entra. Ho i tuoi soldi. Me li porti fuori? D'accordo. Solo un minuto.
No, nessuno di questi assomiglia a Roy Morgan. Aveva un'aria così per bene. Comunque girava armato. Questo lei non lo sapeva? No, non lo sapevo. Le ho detto tutto quello che sapevo, quello che mi aveva detto. Che mi dice dei suoi amici? Ce l'aveva una ragazza? No, non credo proprio. Non c'era niente che riuscisse a interessarlo, a parte l'elettronica. E dove la imparava? Libri, riviste. Dai segnali che captava, era collegato a un'unità radar. Chiama il Dipartimento della Guerra, potrebbero aiutarci. Sì? Come mi ha chiesto, ho chiamato l'ospedale, capitano Brim. Pronto, sono il capitano Brim. Vorrei il rapporto medico sul sergente Jones. Capisco. Bene, mi faccia sapere se ci sarà qualche miglioramento, d'accordo? Grazie. Chuck è in pessime condizioni, purtroppo. È paralizzato, forse non potrà più camminare. Oh, mi dispiace. È strano che Morgan sia venuto alle 7 se aveva detto che non poteva fino alle 8:30. Non so come mai. Comunque è sempre stato imprevedibile. Te lo dico io, perché lo hai avvertito. Per questo è venuto prima entrando dalla porta sul retro. Ma se gli ho detto che era aperta quella anteriore. Aveva le chiavi di quella sul retro. Se le sarà fatte da solo. Perché non dici la verità? Marty! Senta, Paul, sarà molto più facile per noi credere alla sua storia se ci racconta i fatti. Qualcosa che ci possa aiutare. Sentite, io vi ho detto tutto quello che so. Sono stato un ingenuo, d'accordo? Mi sono fatto prendere in giro. Ma farei di tutto per rimediare a quello che ha fatto al detective Jones. Certo, ne sono sicuro. Ora può andare. Oh, grazie.
Grazie. I miei amici potranno garantire la mia buona fede. Molto bene, la chiameremo se necessario, la ringrazio moltissimo. Penso che dica la verità, Marty, è veramente un ingenuo. E le cose rubate che cercava di vendere per Morgan? Lo usiamo come esca. Forse Morgan tornerà a prenderle, lo chiederemo a lui. Ecco, tieni. Voglio che Reeves sia pedinato 24 ore al giorno e sorvegliata la sua casa e la sua fabbrica. Bene. Puoi tenerli se vuoi. Grazie, capitano. Ora l'assassino ha cambiato la sua tattica, il suo modus operandi. Serve a confondere la polizia. Si aspettano che gli scassinatori restino degli scassinatori, non che facciano rapine a mano armata. Queste non le hanno mai collegate a lui. Indossando una varietà di travestimenti, muovendosi come un'ombra, pronto ad uccidere se messo al muro, ha rapinato i negozi di liquori con incursioni solitarie, lasciando le vittime delle rapine frastornate. L'assassino, inventando sempre nuove strategie che mettono fuori strada i suoi cacciatori, ha scoperto un'ideale via di fuga. Sotto la città di Los Angeles c'è un vasto e intricato sistema di canali di drenaggio costruito per deviare le improvvise inondazioni. Molti dei tunnel sono così grandi che possono passarci 2 macchine. Qui ci sono più di 1000 chilometri di autostrade nascoste, ideali per qualcuno che deve scappare senza essere visto, ideali anche come nascondiglio per armi e provviste in caso di emergenza. Allora, che c'è? Le ho chiesto di venire perché penso di aver scoperto qualcosa. Un'identificazione? Non proprio, ma un legame. Allora, questi sono i bossoli della pistola che hanno ucciso Rollins. Questi li ha sparati nel negozio di liquori quando il bandito è fuggito. E questi hanno colpito Chuck. Ora, come lei sa, ogni espulsore, anche in pistole che hanno lo stesso modello e calibro, è molto diverso. Ognuno lascia il proprio marchio dentro l'involucro della cartuccia. Ora guardi queste linee. Questa profonda scanalatura. Sono uguali su tutte e 3. In altre parole, l'uomo che ha ucciso Rollins, l'uomo che ha sparato a Jones e Brennan e il rapinatore dei negozi è sempre lo stesso uomo. Giusto. Dobbiamo solo scoprire che aspetto ha. Chiamami Chandler, sezione rapina. Ho un'idea riguardo a questo e ci permetterà di vedere se Reeves è stato sincero con noi. Ah, Steve, sono Brim. Per quelle rapine di cui ti occupi, trova tutte le vittime e incontriamole qui stasera. È solo per un mio piano. Grazie. Questo va bene. Faremo un altro schizzo dello stesso naso, ma questa volta più sottile. Va bene. Allora come viene? Pronto per stasera? Saremo pronti. Pensi che funzionerà? Dovrebbe. Dove hai preso l'idea? Da un caso di rapimento a Chicago. Le diapositive possono migliorare il metodo che usarono loro. Può darsi. Il capitano pensa di sì. Buonasera, signore e signori. Posso avere la vostra attenzione per un momento? Vi è stato chiesto di partecipare al nostro esperimento. Noi qui stiamo cercando di ricostruire un volto. La faccia di un uomo che è scaltro, pieno di risorse e sfuggente. È un uomo che ha ucciso un poliziotto. Alcuni di voi sono stati minacciati da lui con la pistola. Forse avete visto la sua faccia. Ricordate qualcosa di lui? E quindi vogliamo che ci diciate esattamente cosa ricordate. Se sono i capelli, gli occhi, il naso o la bocca. E noi cercheremo di mettere questi pezzi insieme in modo da riuscire a ricostruire la faccia dell'uomo che vogliamo. Così è ovvio che dipendiamo da voi. Luci? Per prima cosa, dobbiamo concentrarci sul tipo di capelli che aveva il nostro uomo. Se la foto ha i capelli come i suoi, siete pregati di dircelo. Bene, guardate la prima diapositiva. I suoi capelli erano ondulati, ben pettinati. Ricorda questo, signora Smith?
Ora sono simili? No, erano con la riga da una parte. Oh, questi molto di più. Sono più folti. Oh, questi sono molto simili. Sì, la sua fronte era proprio così. Era ampia e alta. Bene, questa tienila. Nella prossima serie di diapositive esamineremo gli occhi. Un minuto, per favore. Aspetti, un momento. I suoi occhi erano un po' come questi. Forse un po' più piccoli. Come delle perle. Continua. Ecco, erano così. Ferma la diapositiva. Qualcun altro? Questo gli assomiglia, ma più arrabbiato. Avevo una benda sull'occhio quando è venuto nel mio locale, il posto in cui lavoro. Ah, ricordo che ho notato che l'occhio scoperto era blu. Il mio tizio aveva occhiali con la montatura di corno. Aveva un cerotto sul naso quando mi ha buttato a terra. D'accordo, tieni questa. Abbiamo finito con gli occhi. Vai avanti. Señor capitán. Sì, signora Montavo. Ay, ¿cómo se dice en vuestro idioma? A su ordine, señorita. Ay, qué bien. En ese bandido la nariz fue chata, como aquella, pero un poco smacciata y más ancha. Il naso era quello, capo, ma più schiacciato, più largo. Prova con un altro lì. Como aquella, casi la misma. Dice che quello è molto simile. La ringrazio tanto, signora Montavo. Porta Reeves. Avete altri commenti? Quello è molto simile, davvero tanto. È perfetto. Va bene, ora passiamo alla bocca e al mento. La prossima serie lì. Il suo labbro inferiore è forse più sporgente. La bocca era sottile e cattiva, quasi non sorridesse mai. Continua. Qualcosa del genere, ma labbra più carnose. Ecco, è lui. Ci siamo. Bene, fermati su questa lì. Ah, entri, signor Reeves. Buonasera, capitano. Ha mai visto quella faccia prima d'ora? Ma è Roy. Ha l'infuori dei capelli più chiari e le sopracciglia più folte. È Roy. È sicuro? Assolutamente, lo riconoscerei ovunque. Lì voglio una fotografia ritoccata. Schiarisci i capelli e dai più corpo alle sopracciglia. D'accordo. Le luci. È tutto. Vi ringrazio moltissimo per il vostro aiuto. È davvero insolito il modo in cui siete riusciti a dargli un volto. Cerchiamo un insolito criminale, signora Johnson. Grazie, arrivederci. È incredibile. Così la faccia di questo sconosciuto assassino, ricostruita con frammenti di prove, fu mandata in tutto il paese. Ai capi della polizia, agli sceriffi, ai poliziotti di contea e ai carcerieri di contea, ai direttori delle prigioni, ai direttori delle poste e agli ispettori postali, agli agenti del Dipartimento del Tesoro, all'FBI. La sua foto fu mostrata a tutti i detenuti delle carceri, a chi soprattutto aveva conoscenze tra gli scassinatori. Informatori, truffatori e tiratori scelti furono interrogati, quelli ai margini del crimine e quelli coinvolti nei racket. Molti avrebbero voluto aiutare, ma nessuno c'era riuscito. Nessuno della malavita aveva riconosciuto quella misteriosa faccia. Era sconosciuto, come se fosse vissuto in un altro.
Reeves. Roy. Ascolta attentamente, Reeves. Devi controllarti. Lo so che sei solo in casa. Non come l'altra volta. I poliziotti controllano ogni movimento che fai. La polizia è qui. Ti fanno sorvegliare come se fosse un pericolo pubblico, a qualsiasi ora del giorno. Qui nel tuo ufficio, seguendo la tua macchina. Siediti sulla poltrona. Prendi 3 libri. Non guardare qui e non rispondermi. Va bene. Dà un'occhiata ai libri. Ora prendine uno. Bene. Quello è il libro che vuoi leggere prima di andare a letto. Adesso alzati e spegni le luci. Vieni qui. Vieni qui! Va nel tuo studio. Chiudi quelle tende. Staccati da lì. Cosa sanno i poliziotti di me? Non sanno molto, Roy. Niente impronte e non hanno neanche una tua foto. Cercano di crearla. Quanti soldi contanti hai in casa? Non ne ho. Non ho mai tenuto contanti in casa. Non è un buon affare. Tu pensi che sia un buon affare farmi finire in trappola? No, non è vero. Non fare qualcosa di cui ti pentiresti. Ascolta, non è troppo tardi. Devi consegnarti. Ritorna in te prima di uccidere qualcun altro. Cosa vuol dire qualcun altro? Cosa vuol dire? Nulla. La polizia dice che uno di loro può morire. È ancora vivo, vero? Reeves, non pensavo che saresti stato con la polizia. Mi hai fatto quasi ammazzare. Roy, la polizia è qui fuori, non riuscirai a scappare. Così va bene. Ora cominci a ragionare. So che hai dei soldi qui. Dove sono? Lasciami, Roy, li prendo io. Non sono abbastanza. Il mio materiale vale molto di più. Te ne darò altri. Prendili. Tienili a disposizione. Tornerò la settimana prossima o fra un mese, ma prendili e tienili pronti. Dammi solo il tempo. Senta, non voglio poliziotti davanti a casa mia o che mi seguono ovunque. È questo che è insospettito Roy. Io parto domattina. Temo di doverla deludere, Paul. Sfortunatamente lei è la nostra esca. Non voglio espormi, ho già fatto abbastanza. Senta, nessuno ha fatto abbastanza finché non troviamo quest'assassino. Ti avevo chiesto un'attenta sorveglianza di questa casa. L'ho fatto. 2 dei migliori agenti sotto copertura sono stati assegnati qui. Ma non hanno impedito a Roy di entrare. Sei stanco, forse?
Lo sai da quanto tempo lavori a questo caso, Marty? Mesi. Lo so, dovrei già aver risolto qualcosa. Che mi dici dell'assassino di Rollins? Hai novità? Certo. È il caso più difficile che abbia mai avuto. È quello che ho detto al capo quando mi ha chiesto perché l'indagine non è ancora risolta. Senta, capitano. Rollins era un mio amico. E anche Chuck. Ho a cuore questo caso più di quanto pensi il capo. Sto facendo tutto quello che posso. Ho paura che non sia abbastanza, Marty. Sei troppo coinvolto per essere lucido. Forse serve una squadra nuova, un nuovo punto di vista. Prenditi qualche settimana di riposo. A partire da domani. Come vuole lei, capitano. Ciao, Marty. Ciao, ciao. Lei è la mia guardia del corpo. Lui, quello di cui le ho parlato. Oh, vuole dire quello con un grosso cervello. Come sta? Salve. Il ragazzo si è comportato bene? Non c'è male. Vedi? Mi porta sul go-kart, mi mette a letto, mi sveglia, mi veste. È perfettamente in grado di vestirsi da solo adesso, signor Jones. Tornerò tra qualche minuto. Come sta andando, Junior? Molto bene, Chuck. Tiro avanti. È per questo che hai lasciato il caso? Come lo sai? Brim è venuto a trovarmi stamattina. Ti avrà anche detto che vogliono affidarlo ad un'altra squadra. Sì, mi ha detto tutto. Vediamo cosa scoprono questi nuovi ragazzi. Forse esamineranno i fatti del caso con maggior cura. Quali fatti? Agisce da solo, è intelligente, lavora da solo. Non ha precedenti, non lascia mai impronte, conosce ogni nostra mossa. Certo, ci sono molti fatti, ma non portano a niente. Lascia perdere, fatti una vacanza di 10 giorni, vattene in spiaggia a prendere il sole. Quando tornerai il caso sarà risolto. È questo che vuoi? Tu lo sai meglio di me. Io so solo quello che sento. Stai lì a lamentarti perché il tuo capo ti ha tolto il caso. Forse sta cercando di svegliarti. Scegli uno strano modo per farlo. Sei sempre il solito testardo. Dai sempre tutto per scontato. Ora mi alzo e ti do un calcio nel sedere. Sapeva che il caso era importante per me. Lo sa ancora, per questo cerca di farti arrabbiare al punto da far qualcosa per risolverlo. Davvero pensi che questa sia la sua idea? So che è così. È un caso difficile, Chuck. Neanche un indizio, niente su cui lavorare. Capiresti che voglio dire se ora lavorassi con me. Ma io ho lavorato con te. Non ho fatto altro ultimamente, seduto qui a studiare quali sono i fatti, cercando di capire chi potrebbe essere. Sai con che tipo abbiamo a che fare, quindi... Ti dico, Chuck, che quest'uomo è un genio dal modo in cui opera. È come se fosse lì con noi ogni volta che troviamo una traccia. Oh, certo, Brim gli fa delle soffiate, solo per farti sembrare un incapace. Viene quasi il sospetto. Per come quello ci batte sul tempo ogni volta. Ecco il tuo tizio. Tu lo hai appena trovato, ma non lo vedi. Guarda, comincia a contare. 1, è sconosciuto alla malavita. 2, ti batte sul tempo, giusto? E 3, è quasi come se fosse con te. Non hai detto questo? E allora? Collegalo con tante piccole cose come il fatto che usa una pistola della polizia e la precisione dei colpi. Si può comprare una pistola della polizia e l'esercito gli ha insegnato a sparare. Ma chi gli ha insegnato come opera la polizia? Già, chi gliel'ha insegnato, Chuck? Pensi a un poliziotto? Certe cose succedono. Già. Se fossi ancora sul caso comincerei con il nostro dipartimento, poi Santa Monica, Culver City, Burbank, Pasadena. Ci vediamo dopo, Chuck. Ehi! Non fartelo scappare, bellezza. È la prima volta dopo anni che ha usato la testa. Ha già le foto di quelli che arrestiamo, ne mandiamo sempre copia a Los Angeles. Sono le foto dei vostri agenti che voglio. Dei nostri ragazzi? È l'assassino di Rollins? È così. Avete controllato il vostro dipartimento? Il nostro è stato il primo. E così la noiosa indagine continuò. Il sergente Brennan indossò le scarpe e la pazienza per andare da un dipartimento di polizia all'altro a esaminare le foto, finché i suoi occhi non furono esausti, perché il lavoro di un poliziotto non è solo fatto di azioni eccitanti e di gloria. Ci sono giorni e giorni di routine, di tediose indagini,
di inesauribili ricerche, di cose irrisolte, giorni in cui tutto va storto, quando sembra che nessuno arriverà mai a una soluzione attraverso il guazzabuglio di sconcertanti tracce che lascia un criminale. Ma la risposta a questo è la tenacia e la speranza che prima o poi qualcosa venga fuori, qualche minuscolo indizio che si trasformerà in una pista concreta per puntare alla soluzione di un caso difficile. Beh, qui non c'è, ragazzi. In effetti sono contento che non ci sia. Mi seccherebbe che fosse un poliziotto. Quest'uomo non esiste. Sono solo pezzi di una faccia mai esistita. Posso guardarla di nuovo? Prego, incorniciala. Mettila sulla tua scrivania. Aspetta un momento. Ma non era un poliziotto. Era un tecnico della radio proprio qui, nel nostro ufficio dispacci. Che stai dicendo? Sto dicendo che ha lavorato qui nel 42. Dai, forza, dimmelo. Mi ricordo bene il ragazzo. Era un tipo strano, non ha mai infastidito nessuno del suo reparto, era molto riservato. Era in lista per la promozione quando fu arruolato. Dove viveva a quel tempo? Non me lo ricordo. Cerca nel vecchio archivio. Non ha mai chiesto di riavere il suo impiego dopo la guerra. Mi ricordo di avergli scritto a questo proposito. Era un ottimo lavoratore. Ah, ecco, l'ho trovata. Sì, è proprio questa. Mi ha risposto dopo un po', ma come dice qui non era interessato. Timbro postale di Hollywood. Non c'è il suo indirizzo. Vuoi che facciamo noi tutto il lavoro? Grazie mille, Freddy. E ricorda che quell'uomo era un civile. Allora che mi dite? Qualcuno lo riconosce? No, mai incontrato. No, non l'ho mai visto. Beh, non fa niente, ragazzi, grazie lo stesso. Ho pensato per un attimo. No. Eppure questa faccia. Mi domando. Cosa? Forse non significa niente, ma assomiglia ad un tizio che sta nel mio giro. Non riceve mai posta, ma lo vedo in questa zona continuamente. Vive in una di quelle case. Dove? Vieni, ti faccio vedere. Non è così facile. A che ora passi da quelle parti a fare il tuo giro? Beh, è intorno alle 9, perché? Alle 9? Ehi, hai il latte al cioccolato? Certo, amico. Eccolo. Grazie. Qual è l'appartamento? Proprio solo retro. Il secondo nella L. Numero 7. Bene. Fa caldo oggi, eh? Oh, non è male in questo periodo dell'anno. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei nuovo, non è vero? Sì, un sostituto. E dov'è l'altro ragazzo? È malato. Oh, ma che cosa ha avuto? Beh, non lo so. Io mi prendo tutto. La radio ne parla, il giorno dopo ce l'ho anch'io. Ah, davvero? Non sei molto socievole. L'altro ragazzo parla sempre con me. Scusi, ma sono in ritardo stamattina. Senti, forse mi puoi aiutare. Accadono cose molto strane in questa strada. Come strane? Non volevo andare alla polizia, ma forse mi hanno avvelenato. Cosa? Sì, la padrona di casa, lei è una strega. Che cos'è? Una strega, mette il veleno nel mio latte. Ah, capisco. Senta, scambi le bottiglie mentre lei non guarda. Beva il suo latte. Così sarà tranquilla, giusto? Mm-hmm.
Scusi, mi è scivolata una bottiglia. Se ha uno straccio, do una pulita qui. Lascia pure, lo pulirò da solo. D'accordo, signore. Il posto si chiama Bellevue Court. Lo conosco a memoria ed è anche molto vicino. Ecco dove si nasconde, proprio là. Sei sicuro che è il nostro uomo? Capitano, non potrei sbagliarmi su quella faccia. È il nostro uomo. Ci sono 5 villette in questa zona e 2, la 6 e la 7, sul viale alla fine della strada. Il nostro uomo vive nella 7. Questa pianta ci mostra la disposizione. La casa è circondata dalla Fuller, Santa Monica e Poinsettia. Il cortile è tutto circondato da un'alta parete. Brim omicidi. Occhi aperti finché non arriviamo. Morgan è appena rientrato nella sua casa. Qualche domanda? Avete tutte le istruzioni. Andiamo. Siamo in orario. Fra 5 minuti bloccate l'ingresso laterale. Fate attenzione. Ok. E questa è la casa.
State attenti adesso. È fuggito. Voglio subito una volante. A tutte le unità, nella zona di Santa Monica e Fuller, l'uomo sospettato dell'omicidio di Rollins è in fuga. Voglio una mappa dei canali di scolo di quest'area e incontriamoci a Venice e Garfield. Jones, Willy, state qui nel caso esca dalle fogne. Voglio un uomo ad ogni ingresso ai canali della zona. Deve uscire da qualche parte. Andiamo, Marty, guida tu. Sorvegliate quest'uscita. Potrebbe saltare fuori da ogni parte. Perché Venice e Garfield, capitano? È l'incrocio principale del sistema, lo mandiamo da quella parte. ADK al controllo 1, frequenza radio 7, è un'emergenza. Controllo 1 a tutte le macchine in frequenza 7, restate in ascolto. Controllo 1 ADK, parlate. Ricerchiamo un assassino, dovete mandare a Venice e a Garfield 4 squadre, delle torce, maschere a gas lacrimogeni. Questo è un codice 3. Controllo 1 ADK, ricevuto.
Forse si dirigerà verso il canale principale che esce a Rio Hondo. Tu va con la tua squadra e blocca l'uscita. Bene. Fate girare tutte le unità radio intorno a questa strada principale. Controllate i marciapiedi. Noi entriamo lì. Nessuna traccia di lui? No, capo. Abbiamo controllato ogni metro da qui a Rio Hondo. Deve essere andato più avanti. Venite. Gas lacrimogeno.
La nostra storia finisce qui, una storia strana, una storia che ancora potrebbe accadere.